Un argomento interessante riguarda le grandi riabilitazioni dei pazienti totalmente edentuli. Sappiamo che in protesi noi dobbiamo soddisfare tre principi fondamentali. Innanzitutto l'estetica, poi la funzione e soprattutto un altro parametro nel momento in cui noi andiamo a realizzare delle implante protesi, il terzo obiettivo da raggiungere è la durata. Quindi estetica, funzione e durata sono i tre obiettivi che noi ci prefiggiamo in ogni riabilitazione protesica, in particolar modo nell'ambito delle gravi edentulie che interessano tutto quanto il mascellare, e stiamo parlando in particolar modo del mascellare superiore, in cui poi porremo l'attenzione su un impianto dedicato, e praticamente nei casi in cui è presente una importante atrofia delle creste alveolari, quindi parliamo di pazienti edentuli da diverso tempo, in cui sia arrivato praticamente quella che è ormai un riassorbimento dell'osso alveolare. Bene, in questi pazienti noi abbiamo adottato in passato la tecnica della Toronto Bridge, secondo la scuola svedese di Branemark, ma abbiamo visto che la Toronto Bridge presentava quel particolare difetto che era praticamente la presenza del cantilever, cioè degli elementi a sbalzo. Quindi nel momento in cui noi approcciamo un mascellare superiore e vogliamo praticamente ottenere una protesi che sia oltre che funzionale anche duratura e quindi faccia dormire sonni tranquilli al nostro paziente e da noi, è necessario come prima cosa cercare di ridurre il cantilever. Ora, per raggiungere un piano di masticazione che di solito è fino al secondo premolare necessario e sufficiente, ma volendo arrivare per una masticazione completa a livello almeno del primo molare, noi dovremo adottare una tecnica praticamente che è la tecnica non semplicemente all on four, ma necessariamente sarà necessario fare una tecnica all on six, e noi consigliamo questa tecnica proprio perché oggi noi abbiamo degli impianti dedicati, i cosiddetti halo implant, che sono provvisti di questa areola spirale satellitare che ci permette praticamente un massimo ancoraggio rispetto ad un impianto classico conico. Il nostro impianto, la nostra protesi ovviamente sfrutterà, e qui ne parleremo, quelle che sono e vedremo anche poi l'aspetto biomeccanico, sfrutterà questo principio, quello che noi tendiamo a chiamare L rovesciata to L rovesciata. Perché? Perché anziché utilizzare per ridurre il cantilever degli impianti praticamente molto inclinati verso l'alto per raggiungere la lamina pterigodea e non invadere la fossa pterico-palatina, ma soprattutto dove si cercava in passato una notevole lunghezza, noi oggi abbiamo la disponibilità, impianti ovviamente anche più lunghi di questi, fino a 16 mm, in cui noi andiamo ad inserire questo impianto anziché un impianto inclinato per fare una V con quello mesiale, leggermente praticamente quasi orizzontale, e la spira, la doppia spira che presenta questo impianto, la andiamo a posizionare proprio al di sotto della cresta del seno mascellare, del pavimento del seno mascellare, ottenendo così anche un principio di bigorticalismo che diventa per noi fondamentale, importante questo bigorticalismo, perché sappiamo che il mascellare, poi lo vedremo, non è ovviamente questo il bigorticalismo che stiamo cercando, cercheremo un bigorticalismo fra quello che è la zona della cresta decorticale e praticamente quella che è la cresta del pavimento del seno mascellare. Questo che cosa ci fa? Ci permette di mettere un impianto fortemente angolato. Questo impianto può essere angolato fino a 45 gradi e può essere, diciamo, addirittura angolato fino a 60 gradi.
ovviamente noi seguiremo la direzione della linea distale del seno mascellare, tenendosi aderenti ad esso ed impattando la nostra doppia spina proprio in corrispondenza delle due corticali, e questo ci creerà un effetto stop molto importante che ci permette un carico immediato, anche considerando il fatto che in questa area l'osso è un osso di 4 o addirittura di 5, no? E quindi un osso non di buona qualità, ma la caratteristica performante dell'halo implant, che ha un diametro 3,4 in sede apicale, 5,5 in sede crestale corticale, questa grande inclinazione ci permette praticamente con un foro di 3,2 di avvitare il nostro impianto e di impattarlo in maniera significativa, soprattutto in quell'area che abbiamo poc'anzi indicato, che è l'area dove praticamente si va a posizionare il discorso delle due creste. Bene, questo è il primo passo, e la nostra riabilitazione con 6 impianti sarà una riabilitazione L2L. Qual è il vantaggio di mettere questo impianto? Prima di tutto riduciamo il braccio di leva, cosa che noi avremmo se posizionassimo il nostro impianto ptericodeo molto distale. Riduciamo il braccio di leva, azzeriamo completamente il cantilever, ma soprattutto possiamo posizionare in modo più corretto questo impianto che taluni pongono di tipo nasale, e quindi che è una soluzione, ma noi potremo porlo più verticale, meno angolato, e probabilmente possiamo anche evitare il passaggio transinusale, che richiederebbe un innesto di osso, o comunque richiederebbe lo spostamento di una membrana del seno mascellare, che per noi appare un intervento superfluo. E quindi che cosa avremo? Avremo sempre anche qui un piccolo foro a 3,2 ma anche a 2,8, inseriremo il nostro impianto, lo avviteremo e avremo l'espansione tenendoci proprio aderente alla corticale mesiale verticale del seno mascellare, senza invadere lo spazio transinusale, e potremo inclinare meno il nostro impianto, non dover andare distali, perché noi avremo il vantaggio di questo impianto che posizionato in questo modo ci permette di dare praticamente, di azzerare il cantilever e di mettere questo impianto il più dritto possibile. Quindi da una V noi andremo verso una L, da una V posteriore andremo verso una L. Benissimo, e poi ovviamente inseriremo 2 impianti anteriori, qualcuno addirittura propone di porlo nello spessore, nel tunnel del canale incisivo. Noi ovviamente lo poniamo a contatto con le corticali. L'altro elemento che ci interessa capire, comprendere, che quando noi andiamo a dinamizzare il nostro Holon 4 o Holon 6 in questo caso, praticamente noi avremo lo sviluppo sulla travata di 2 tipi di forze, perché sappiamo che le forze in realtà sono delle grandezze vettoriali, ben diverse dalle grandezze scalari, che sono invece delle grandezze fisiche espresse soltanto da un numero accompagnato, cioè da un'unità di misura. E le grandezze scalari sono la massa di un oggetto, il volume di un recipiente, la durata di un evento, la densità di un materiale, la temperatura di un corpo, mentre praticamente la forza è rappresentata praticamente da un modulo che rappresenta praticamente un numero non negativo, che poi rappresenta anche l'intensità, una direzione e un verso. Bene, quando noi applichiamo una forza su di una travata sul piano occlusale, questa forza si scompone, una forza che arriva in questo senso, si scompone in modo ortogonale in 2 forze. La risultante di queste forze sono una forza praticamente che sarà ortogonale, F indicata con una T rovesciata ortogonale o normale, ed una forza parallela indicata con il segno di uguale. Bene, queste 2 forze, la somma di queste 2 forze vanno a darci praticamente il tipo di applicazione che noi
abbiamo, il tipo di forza di vettore che viene applicato praticamente sul nostro impianto. Bene, due forze creano ovviamente, funzionano come una coppia di forze, quindi quando una forza tende a lavorare in questo modo tenderebbe a muovere praticamente il nostro impianto, a determinare un effetto praticamente di torsione. Ed è proprio questa caratteristica dell'impianto a doppia spira che praticamente ci permette di creare proprio nel punto di resistenza del dente una vera e propria ancora di salvezza del nostro impianto, perché il centro di resistenza del dente non è più il centro di rotazione o baricentro su cui andrebbe applicata la forza, ma essendo l'impianto inserito in un sistema vincolare e avendo un vincolo importante che è quello della doppia spira, il centro di resistenza di questo dente sarà questo, per cui la risultante delle forze che noi abbiamo in corrispondenza di questo punto non è altro che una forza che tende ad andare vestibolare e una forza che tende ad andare verso l'alto. Quando questo noi lo applichiamo sui nostri impianti, come questo qui, avendo una doppia spira, la forza verticale troverà come opposizione la parte sottostante, cioè questo è l'impianto e questa è la spira che si oppone. Ok? Quindi quando tenderà ad alzarsi, questa spira bloccherà il movimento. In più, praticamente non ci sarà compressione da parte della conicità inversa del nostro impianto, che essendo un impianto a conicità inversa non opporrà una pressione diretta, ma tenderà a scivolare, perché essendo a conicità, se si muove, tende a scivolare, cioè passa da un diametro minore ad un diametro maggiore. Inoltre la parte situata qui sopra, anche questa si oppone come questa a questa forza. E lo stesso per le forze dislocanti. Quindi creando questo sistema di ancoraggio possiamo dire che le forze che si vanno a sviluppare come grandezza vettoriale, che noi possiamo scomporre praticamente e misurare attraverso il concetto, se qui ci fosse il vettore, misurare il coseno alfa, e cioè praticamente dato dall'ipotenusa, dalla forza che viene applicata, per il coseno dell'angolo che è adiacente al cateto di questo triangolo, oppure si applicherebbe la regola, praticamente il teorema di Pitagora. Ora, senza entrare nel vivo delle forze vettoriali, che merita un argomento a sé stante, facendo capire che la massa di un corpo è data in chilogrammi ed è sempre la stessa, mentre il peso, che è un termine improprio, in realtà è una forza legata alla forza di gravità, è 9,8 newton, quindi un chilogrammo, un corpo della massa di un chilogrammo posto sulla superficie terrestre avrà una forza, su di lui agirà una forza di 9,8 newton. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se quel corpo di massa M che pesa un chilo applicato sulla superficie terrestre 9,8 lo portiamo nell'Everest, perderemo un decimale e non avremo 9,8 ma 9,7 newton. Se lo portiamo sulla Luna addirittura avremo un quarto della forza che agisce in termini di Newton, è quello che è successo agli astronauti sulla Luna. Per capire, un chilogrammo di forza è più o meno pari a 9,8, quindi circa 10 newton. Quando noi parliamo di torque di 10 newton, stiamo parlando della forza di un chilo, 30 newton, di 3 kg di forza. Questo è un concetto molto importante. Quando poi una forza agisce su di una superficie, sulle nostre superfici occlusali, noi capiamo praticamente, parliamo di Pascal. La resistenza dei materiali oggi si misura addirittura in megapascal, per capire quanto forti sono i nostri denti. E sappiamo però che un impianto normale sopporta praticamente forze in media intorno ai 20 newton. Intorno ai 200 newton il sistema può andare sotto stress e addirittura potrebbe pure fratturarsi, e questi studi li ha fatti Frost, e invito tutti a studiare i lavori fatti da Frost per capire a quali forze sono sollecitati i nostri sistemi implantari, e quindi capendo questi discorsi capiamo
quanto sia importante ridurre il cantilever, perché il cantilever, come dice il nome lever, crea un braccio di leva che quindi viene data la forza in Newton per la lunghezza del braccio, che porta praticamente un momento di forza notevolmente aumentato, il principio del piede di porco, quindi della leva, per cui ogni volta che noi facciamo le nostre riabilitazioni protesiche dobbiamo considerare non tanto il numero degli impianti, ma la riduzione del numero dei nostri cantilever e quindi garantire quello che è praticamente una riduzione, un annullamento dei cantilever, un corretto scarico, distribuzione delle forze, ma soprattutto dobbiamo progettare i nostri impianti, i nostri protesi, utilizzando impianti che sono provvisti di un sistema ancora che per noi diventa fondamentale e serve a tenere praticamente in ancoraggio, a creare un ancoraggio. In più abbiamo visto che nel momento in cui inseriamo i nostri impianti dobbiamo, se possiamo, quando incliniamo distalmente in un hollow for superiore, i nostri impianti praticamente li possiamo mettere più lunghi nasali, ma meglio evitare i passaggi transinusali e sfruttare invece la possibilità, come abbiamo poc'anzi detto, evitare la componente transinusale, rimanere nello spessore delle corticali e praticamente mettere degli impianti anche orizzontali intorno ai 45, anche 60 gradi, che ci permettano praticamente di azzerare i cantilever e di mantenere, diciamo, più omogeneo la distribuzione dei carichi delle nostre forze. Quindi tra un impianto nasale inserito transinusale e avendo grandi lunghezze e mettere invece un doppio impianto e fare una L rovesciata, noi preferiamo questa metodica che azzera completamente il cantilever, evita la necessità di un innesto, lo spostamento di una membrana, una devastazione, un grosso lembo, insomma una serie di problematiche. Poi in un altro video cercheremo di spiegare anche come possiamo fare delle tecniche flapless senza aprire dei lembi, però mantenendoci nelle stesse condizioni di una tecnica flapless, cioè togliere da quella che è praticamente le nostre preparazioni, l'inserimento dei nostri impianti, dove inseriremo poi, emergeranno i MUA, praticamente eliminare le linee di incisione. Spero con questo di aver contribuito, praticamente di avervi fatto capire quanto sia importante la dinamica funzionale delle nostre riabilitazioni protesiche implantari in area mascellare, quanto sia importante considerare un impianto a caratteristiche di ancoraggio specifiche e particolari, quanto sia importante evitare il passaggio transinusale dei nostri impianti e mantenere e creare degli impianti anziché ptericoidei che ci pongono a un rischio chirurgico, soprattutto l'invasione della fossa pterico-palatina con rischio di lesione della mascellare interna con sanguinamenti difficili da controllare, poter inserirsi praticamente adiacenti praticamente alla superficie distale della corticale del pavimento del seno mascellare, ottenendo con questa doppia spira un perfetto bicorticalismo. Quindi otteniamo così una distribuzione dei carichi come abbiamo poc'anzi indicato e quindi noi riusciamo a neutralizzare qualunque effetto di forza sul nostro, perché l'attrito statico che è il nostro sistema implantare, grazie al tipo di ancoraggio, è in grado di mantenere, sostenere e far durare nel tempo i nostri risultati. Perché come vediamo in alcune diapositive che stiamo facendo accompagnare la nostra chiacchierata, vediamo proprio che in corrispondenza della zona del punto di resistenza dell'impianto abbiamo proprio le aree di riassorbimento osseo. Anche se gli impianti, essendo di molto lunghi, resistono, però ci sono già i segni di osteofibrointegrazione e quindi un segno di perdita di tenuta del nostro sistema di ancoraggio implantare. Grazie per l'attenzione, spero di essere stato d'aiuto e di aver dato ulteriori consigli.